Ben trovate e ben trovati da Ivan Fiorillo, grazie per essere venuti qui, grazie per partecipare insieme a me a questa diretta. Sarà un video breve, trascorreremo non molto tempo insieme, è giusto per darci qualche aggiornamento e tenervi al corrente di quello che sta succedendo. Innanzitutto vi chiedo una cosa, fatemi sapere se riuscite a sentirmi bene, fatemi sapere se riuscite a vedere bene. E vi chiedo di dirmelo in entrambi i casi, sia che riusciate a vedere e sentire bene, sia che non riusciate a farlo. Potete farlo nella chat dal vivo oppure mi potete scrivere in privato. Vi dico anche che potete interagire con me in diretta e potrete scrivere nella chat dal vivo, commentare in modo tale da porre delle domande, da porre delle riflessioni, delle questioni a tutti coloro che vorranno partecipare alla nostra diretta. Per poter commentare però dovete essere iscritti a YouTube. Se non siete iscritti potete iscrivervi adesso, ci vuole pochissimo e avete il tempo per farlo prima di iniziare. Se invece siete già iscritti potete fare l'accesso e ricordatevi di commentare nella sezione apposita che è la chat dal vivo. Vedo che il numero sta aumentando, fatemi sapere se riuscite a sentire bene e a vedere bene, così non avremo dei problemi successivamente. Vi dico anche che potete condividere questo video ai vostri amici, fatelo in modo tale che saremo più persone e la discussione potrà rendersi più interessante. Potete condividere il video, potete farlo sia adesso in questi minuti che ci separano dall'inizio della nostra discussione, sia più avanti, perché il video naturalmente sarà sempre reperibile sul mio canale. Vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. È un canale che si occupa di comunicazione, informazione e divulgazione. Se vi iscriverete, naturalmente potrete ricevere sempre gli aggiornamenti sui nuovi contenuti che condivideremo insieme. Allora, Fabiana ci dice che vede e sente molto bene, grazie, ti ringrazio per essere qui. Attendiamo ancora che qualcun altro si colleghi. E cosa faremo oggi? Vi ricordate nello scorso video quando vi avevo annunciato una novità che ci avrebbe visto protagonisti in queste settimane? Bene, oggi parleremo proprio di questa nuova avventura che sta iniziando e che è appena iniziata proprio oggi, riguarda il mondo dell'informazione. Una nuova rubrica che forse presto sbarcherà anche su un'altra piattaforma, ma di questo poi vi terrò aggiornati presto, probabilmente nei prossimi giorni. E quello che faremo oggi quindi è vedere insieme di cosa parlerà questa rubrica, cosa tratterà, quali sono i problemi che stanno alla base della motivazione di aver creato un nuovo spazio di condivisione di notizie e di verifica di notizie. Si parla tanto di fact checking. Sia vedremo insieme il primo articolo è uscito proprio oggi in questo nuovo spazio, che tra un po' vi ricorderò come si chiama. Intanto vi dico che nella descrizione del video trovate il link per l'articolo che è uscito proprio oggi, è la prima inchiesta di questo nuovo spazio, sia che lo abbiate letto sia che non lo abbiate letto, ne parleremo insieme proprio oggi. Bene, se quindi avete condiviso il video con chi volevate, se vi siete iscritti, se avete fatto l'accesso su YouTube e quindi siete in grado di commentare dal vivo questo video in diretta, allora possiamo iniziare. Cosa è accaduto in questi giorni? È nata una nuova rubrica, mi è stata proposta e io ho accettato qualche tempo fa, poco prima dell'ultimo video in diretta che abbiamo fatto, era alla fine di maggio. Vi consiglio anche di andare a riguardarlo, di vederlo se ancora non l'avete fatto. Era un video che parlava di cattiva informazione, ahimè, tra i banchi di scuola. E questa rubrica riguarda proprio la cattiva informazione, o meglio la disinformazione, cioè la cattiva informazione volontaria. Vi siete resi conto di quello che è successo negli ultimi mesi per quanto riguarda la divulgazione di notizie e di fatti? È accaduto qualcosa di molto grave. Io vi propongo di fare un esperimento. Prendete ogni giorno un giornale, uno dei grandi giornali, quelli ufficiali, quindi i grandi giornali nazionali, accendete ogni giorno la TV e guardate un telegiornale a vostra scelta, tra i 7 più visti in Italia, e recatevi sui siti ufficiali per leggere quali sono le notizie che il giornale, il Messaggero, il Corriere della Sera, la Repubblica, eccetera, ci propongono ogni giorno.
Bene, vi renderete conto che proprio quotidianamente sono pieni di quelli che loro chiamano fake news, proprio nei luoghi dove non dovrebbero essere presenti. Bene, è proprio lì che li troviamo di più. Sono infatti i mezzi che più di tutti vengono consultati, dati alla mano da tutti ogni giorno, al di là del mezzo utilizzato per fruire queste informazioni. E allora il problema è molto grave, soprattutto se pensate che proprio in occasione della emergenza sanitaria da Covid-19 è accaduto che questi grandi media ufficiali si sono arrogati il diritto di essere gli unici professionisti dell'informazione, così si sono chiamati tutti in maniera corale e nello stesso momento. Bene, com'è possibile allora che i grandi professionisti dell'informazione siano proprio i primi a proporci quotidianamente delle notizie, chiamiamole meglio farlocche, delle bufale, non completamente vere, del tutto false, interpretazioni che non hanno assolutamente nulla che si trova alla loro base? Dobbiamo considerare una cosa: non possiamo infatti ignorare il fatto che dietro a queste grandi realtà di diffusione di informazioni si trovano dei grandi editori. Andate a vedere i dati della situazione della libertà di stampa in Italia, oppure vedete la situazione della stampa, della gestione della stampa in Italia. In mano a quanti editori è? Editori? Loro si sono chiamati in questi mesi i veri editori. Ma è proprio così? O forse dobbiamo considerare i veri editori gli editori puri, cioè tutte quelle realtà che investono solamente nel mondo dell'editoria, non investono in altri settori, e magari può accadere che quello dell'editoria sia un piccolo settore in cui queste grandi aziende investono, non investono in altri settori e non hanno alle spalle dei grandi finanziamenti da alcune realtà che potrebbero permetterci di parlare di possibili conflitti di interessi. Un conto è fornire delle informazioni corrette, verificate, accettate dalla maggior parte delle persone, e un conto invece dover sottostare a degli interessi di parte che naturalmente quindi non permettono la divulgazione di notizie e di informazioni apparentemente in contrasto con quello che di solito loro appunto finanziano e ciò di cui solitamente si occupano. Quindi grandi professionisti dell'informazione. Pensate che il popolo italiano è costantemente informato da questi signori quotidianamente, quindi quotidianamente riceve delle informazioni sbagliate. Una situazione gravissima, perché se non si hanno delle notizie corrette, fonti alla mano, non è possibile agire in maniera consapevole e nella giusta direzione nel mondo reale, nel mondo politico, quindi il mondo che deve vedere ciascuno di noi come protagonista. Ecco quindi che entra in campo lo scettico. Lo scettico è una sorta di figura leggendaria, quasi un supereroe. E qual è la sua missione? La sua missione è quella di proteggere il popolo italiano dalle notizie farlocche che quotidianamente gli vengono fornite. Come fa a fare tutto questo? È molto semplice, andando a verificare, facendo quello che loro chiamano il fact checking. Sì, ma facendolo sulle loro notizie. Infatti accade spesso che queste notizie non citino alcuna fonte, e quando uno poi si va a informare, a verificare, adesso sì, sulle fonti ufficiali, quindi dati forniti ufficialmente e verificati appunto, allora ecco che scopriamo che la maggior parte, o comunque una grande parte di queste notizie è assolutamente infondata, e lo scettico deve quindi demistificare queste narrazioni non vere. Come lo fa? Un esempio è proprio l'inchiesta che è stata pubblicata oggi su questo spazio, lo scettico. Trovate il link in descrizione alla prima inchiesta, quella pubblicata proprio oggi. Mentre di solito loro non forniscono nessun dato, accade invece che in questo spazio troverete i dati. Cosa fa lo scettico? Dà i dati oggettivi, quindi i dati ufficiali che smontano pezzo per pezzo la narrazione che in una notizia viene data. Esce ogni domenica, quindi un appuntamento settimanale, e in ogni articolo dello scettico trovate una notizia della settimana precedente diffusa dai media ufficiali che viene smontata pezzo per pezzo. Quindi lo scettico fornisce semplicemente dei dati oggettivi che smontano questa notizia, e poi il compito di interpretare questi dati, ecco lì la palla passa a voi, passa ai lettori che in maniera corretta hanno la voglia, hanno il desiderio di informarsi. Un conto infatti sono dei dati oggettivi,
sono delle comunicazioni, delle verifiche che non possono essere smentite, a meno che non ci sia una prova contraria che non è stata trovata. Un altro conto invece è interpretare quei dati, quindi inserirli all'interno di una cornice interpretativa, una cornice ermeneutica che serva anche da guida per il mondo. All'interno di questa cornice possiamo inserire anche i valori che ci guidano, possiamo inserire le credenze più profonde, filosofiche, che non sono verificabili, e quindi anche una questione di opinione, una questione di percezione personale. Qual è la notizia della scorsa settimana divulgata da questi quotidiani? In particolare mi riferisco nella mia notizia al Messaggero, ma anche altre testate l'hanno diffusa, e che quindi lo scettico è riuscito a smontare. È stato detto che un grande virologo internazionale, in effetti un grande ricercatore internazionale di spessore nel mondo scientifico, attenzione anche qui, un conto è come funziona il mondo della scienza, un conto invece come i media ce la propongono ogni giorno. Sono due cose che purtroppo camminano su due binari diversi, e noi dobbiamo avere la capacità di riuscire a comprendere dove finisce un percorso e dove inizia l'altro. Bene, un grande virologo quindi, che è colui che scoprì l'Ebola qualche decennio fa, siamo intorno agli anni 70, e che ci fa delle previsioni per il prossimo futuro, il futuro che naturalmente riguarda il coronavirus, una nuova ondata, nuove pandemie, eccetera. Tutto questo lo troviamo già nel titolo: virologo ha scoperto l'Ebola, e poi abbiamo il virgolettato con le parole, si presume, di questo ricercatore. Appena ho letto questa notizia, qualche giorno fa, ho subito annusato qualcosa che non andava. Allora mi sono divertito a verificare, e non ci ho messo nemmeno così tanto tempo, ogni dato, ogni cosa che veniva detta dall'articolista. Attenzione però, l'articolista ha semplicemente riportato, quasi tradotto in italiano, delle comunicazioni, delle notizie divulgate da altre agenzie di stampa internazionali. Non ha aggiunto nulla di nuovo a tutto questo, ha semplicemente riportato in italiano. Cosa c'era scritto? Il virologo. Ecco, già qua, attenzione, in questi mesi abbiamo sentito di varie persone diventate improvvisamente virologi, che prima svolgevano altri mestieri, sempre nel campo della medicina, ma che nulla avevano a che vedere con la virologia. Ecco, in questo caso siamo sicuri che si tratta di un virologo o forse un microbiologo. La microbiologia e la virologia sono due settori diversi di ricerca. Un virologo non è detto che sia un microbiologo e viceversa. In questo caso, appunto, non siamo di fronte a un virologo. 1. 2. Ha scoperto l'Ebola? E qui assolutamente no, o meglio, questo ricercatore importante faceva parte inizialmente del primo team che riuscì a isolare per la prima volta, nel primo focolaio di questa nuova malattia, riuscì a isolare per la prima volta il virus che l'aveva provocata. Questo team di ricerca però non riuscì subito a comprendere che si trattava di un nuovo virus. Furono i primi a isolarlo, ma poi, per studiarlo meglio, gli stessi, insomma, le unità di virus che aveva furono trasferite in un altro centro di ricerca, un altro gruppo di scienziati, e furono proprio loro a comprendere che si trattava di un virus nuovo, e furono loro a dargli il nome Ebola. Quindi innanzitutto non fece parte del gruppo che diede il nome al virus, che identificò questo virus come virus nuovo, e soprattutto c'è da dire anche che era ancora uno studente, era un neo ricercatore, e dovette anche lottare per farsi riconoscere nel primo articolo che parlava di questo virus la presenza della propria firma tra gli autori dell'articolo. Dunque non era certamente tra i ricercatori più importanti del primo team, né tantomeno scoprì l'Ebola, faceva parte del team che scoprì l'Ebola. Quindi semmai può essere identificato come uno degli scopritori, certamente non il più importante. Semmai il vero scopritore dovrebbe essere, e infatti viene riconosciuto, essere colui che ha guidato il secondo team di ricerca. Ma attenzione, non stiamo parlando di opinioni di una parte del mondo scientifico che non corrispondono alle opinioni di altri ricercatori. Sono gli stessi protagonisti che confermano questa versione, che sono d'accordo su questa versione dei fatti. Infatti tempo fa uscì proprio un articolo scientifico che voleva mettere ordine a questa storia. Il problema è che nel corso degli anni
alcune volte è capitato che questo signore sia stato identificato in alcuni articoli giornalistici come lo scopritore dell'Ebola. Lo stesso ricercatore lo riconosce e in alcune interviste ha affermato che forse avrebbe dovuto in quelle occasioni prendere una posizione più netta e dire che in effetti non si tratta dell'unico, comunque dello scopritore dell'Ebola. Certamente questo però continua a fargli piacere, tant'è vero che la notizia è uscita la settimana scorsa, e se ci troviamo scritto di fronte a un titolone coronavirus, il virologo che scoprì l'Ebola ci dice che ci saranno nuove pandemie, ci saranno nuove ondate, eccetera, è chiaro che siamo più portati a credere a questa affermazione. Ma l'elemento interessante è un altro. Come vi ho detto, l'articolista di questo articolo non ha fatto nessuna indagine per verificare questi dati, né per fornirci altri dati in modo tale che potessimo comprendere meglio chi è questo personaggio e quanto possano essere attendibili le sue affermazioni. Alla fine dell'articolo trovate forse l'elemento più interessante e più importante di tutta la vicenda. Non è un virologo, non ha scoperto l'Ebola, ma soprattutto può essere in possibili conflitti di interessi. Sì, perché stiamo parlando di un personaggio che è amico di Bill Gates. Bill Gates, attraverso la sua fondazione sua e soprattutto della moglie Melinda Gates, è praticamente il primo azionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E spesse volte si sono incontrati, hanno fatto delle interviste. Bill Gates anche recentemente ha affermato di essere un grande suo ammiratore. Quindi da una parte questo, tra le altre cose è anche un membro di un'importante casa farmaceutica internazionale, una multinazionale, stiamo parlando della Novartis, è membro effettivo, potete andare a verificarlo, io riporto le fonti chiaramente nel mio pezzo, e dunque queste affermazioni su un possibile ritorno di questa pandemia, di questa epidemia, quanto può essere affidabile, detto da una persona del genere? È una domanda. Chi fa domande non sbaglia mai, fare domande è sempre lecito e soprattutto necessario quando stiamo parlando di questioni che riguardano tutti noi. Ecco, lo scettico si occupa di tutti quegli argomenti che hanno un'importanza per la vita di noi, cittadini italiani, nella vita di tutti i giorni, insomma, e questo ce l'ha chiaramente, perché anche da questo dipende cosa avverrà nei prossimi mesi. Siamo a luglio, stiamo parlando già di settembre. Qual è quindi la vostra idea su tutto questo? Ecco che alla fine dell'articolo c'è uno spazio per i commenti, ma potete commentare anche insieme ai vostri amici, ne potete parlare con le persone a voi vicine. Quello che dà lo scettico è semplicemente dei dati oggettivi. L'interpretazione di questi dati spetta a voi, spetta a noi, spetta a tutti noi cittadini italiani, che non possiamo più essere bombardati da queste stupidaggini in continuazione sui giornali, su radio, su TV, su internet, eccetera. Verifichiamo attentamente tutte le cose che leggiamo, troviamo quegli spazi dove è aperto il dialogo. Infatti negli ultimi mesi è successo che tutti quegli spazi di condivisione e dove le varie posizioni potevano dialogare fra di loro e potevano scambiarsi le varie opinioni siano stati censurati, siano stati oscurati. Qual è stato il risultato? Che tutti coloro che avevano detto all'inizio alcune cose ben precise, ben prima dell'arrivo del coronavirus in Italia, dell'arrivo ufficiale, attenzione, e che poi sono stati silenziati perché esprimevano un qualcosa di diverso dal consenso scientifico, o perlomeno quello mediatico, e quindi quello, diciamo, di parte, perché esprimeva una parte delle posizioni. Bene, questi scienziati di fama internazionale ci sono stati oscurati, ma dopo mesi, dopo settimane, dopo mesi, anche adesso dopo 7 mesi, tutto ciò che avevano detto si è verificato semplicemente perché si basavano sui dati scientifici già pubblicati e già ufficiali. Erano tutti d'accordo nel fornire una visione, dall'altra parte tutti coloro o che erano in conflitti di interessi o che avevano un certo interesse nel far passare qualcosa, eccetera, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, le hanno sbagliate praticamente tutte. Ecco, qui vediamo quanto è importante il confronto. Se abbiamo dei media che ci trasferiscono solo una parte della questione, quella che poi si rivela sbagliata, e quelli che invece hanno dei riconoscimenti internazionali dalla comunità scientifica sono in questo momento identificati come i migliori al mondo, basta guardare gli indici ufficiali, basta guardare le posizioni, gli incarichi che gli sono stati affidati, i riconoscimenti, eccetera. Bene, allora capiamo che
i luoghi dove si discute e dove si ragiona sulle questioni scientifiche, e spesso, quasi sempre, le ricerche scientifiche hanno un grande impatto sulla vita di tutti noi. Ecco, questo è fondamentale. Quindi cercate i vostri spazi dove tutto questo avviene. Lo Scettico è uno di questi spazi. Parlate di questi contenuti con le persone a voi care, condividete questo video. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Ogni domenica esce un pezzo dello Scettico. Segnalatemi alla mia email se avete voi delle notizie che volete che siano verificate in maniera seria. La mia email la trovate sul canale YouTube, ve la dico anche adesso, è ivan.fiorillo@gmail.com. Fatemi sapere cosa ne pensate e proponete nuovi argomenti, iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al blog, così sarete avvisati ogni volta che esce un nuovo articolo. Se siete dal computer, accedete sul blog e nella barra laterale a destra, sotto il titolo e il sottotitolo del blog e sopra l'indicazione dell'autore, trovate scritto iscriviti. Mettete la vostra email e sarete avvisati ogni volta che ci sarà un aggiornamento. Ci vediamo quindi alla prossima. Ricordatevi che quello che loro oggi chiamano complottismo un tempo si chiamava giornalismo. A presto da Ivan Fiorillo.